In questo video ti racconto quanto ho speso per il mio viaggio in solitaria a Parigi, quali strategie ho utilizzato per mantenere le spese basse senza rinunciare al comfort. Ho cercato di trovare un equilibrio tra l'esperienza che volevo fare e il budget che mi ero prefissata. Puoi vedere l'itinerario a piedi che ho percorso nella capitale francese nei miei 2 video precedenti a questo, ti lascio il link in descrizione. Partiamo con il transfer da casa all'aeroporto, nel mio caso da Udine all'aeroporto di Venezia. Per abbattere i costi di benzina, autostrada e parcheggio ho deciso di prendere Flixbus. Flixbus collega molti aeroporti in Italia, ma può essere che gli orari non combaccino bene con l'orario di check-in. Io sono arrivata 3 ore prima della partenza del volo. Per pranzo mi ero portata un panino. Inutile spendere per mangiare in aeroporto, i prezzi sono sempre molto alti e la qualità non è garantita. Anche per il ritorno ho preso Flixbus. Quindi costo andata euro 9,99, costo del biglietto di ritorno 15,99, totale 25,98 euro. Giocare d'anticipo è la ricetta giusta per prenotare un volo economico. Il 10 febbraio 2022 ho prenotato il volo da Venezia Marco Polo a Parigi Charles de Gaulle dal 10 novembre al 13 novembre 2022 al costo di 57,97 euro, di cui avevo 30,67 euro un credito precedente e 27,30 euro che li ho aggiunti in seguito. Ho portato con me solo il bagaglio a mano, uno zaino in cui sono riuscita a fare stare tutto il necessario per i miei 4 giorni a Parigi. Sul tema del bagaglio a mano dedicherò un paio di shorts prossimamente, iscriviti al canale per rimanere aggiornato. Il transfer dall'aeroporto Charles de Gaulle alla località Antony, dove si trovava il mio appartamento, quindi nella zona 3, mi è costato con RER, il treno regionale, 13,60 euro. Il transfer era diretto, però purtroppo quel giorno ci fu uno sciopero abbastanza tipico in Francia che mi ha fatto tardare tantissimo e quindi sono arrivata all'appartamento la sera. Sono imprevisti che possono succedere quando si viaggia. Un'ottima app per muoversi a Parigi è Bonjour Rapt, che indica tutti gli orari dei mezzi pubblici a Parigi. Ma veniamo al costo dell'alloggio. Ho prenotato un Airbnb per 3 notti ad Antony, a sud della città di Parigi, al costo di 203,38 euro. Il monolocale era molto piccolo, ma dotato di tutto il necessario: un divano letto, una doccia, bagno, un piccolo angolo cucina e anche il tavolo. Il prezzo a notte del monolocale è stato quindi di circa 67 euro. Considera che una camera singola a Parigi non costa meno di 100 euro a notte, a meno che non ti allontani molto dal centro. Viaggiare in bassa stagione chiaramente ha fatto diminuire il prezzo dell'alloggio, anche se ultimamente nelle capitali europee i prezzi rimangono alti per tutto l'anno. Per spostarmi a Parigi ho scelto l'abbonamento giornaliero Mobilis. Con Mobilis è possibile viaggiare su linee metropolitane, linee RER, bus, tramway e anche alcuni treni. L'abbonamento Mobilis è più economico della Paris Visit, però non dà diritto ad alcuno sconto sulle attrazioni turistiche. Inoltre, il costo di questo abbonamento giornaliero dipende in che zone di Parigi desideri viaggiare. Nel mio caso, viaggiando dalla zona 1 alla zona 3, ho pagato 11,30 euro al giorno. Quindi, per 2 giorni interi a Parigi, spostandomi coi mezzi, ho pagato 22,60 euro. Veniamo ora al costo dei pasti per 4 giorni a Parigi. All'andata mi ero fatta un panino da casa e avevo speso 4,50 euro. Per 3 colazioni e 3 cene ho preferito mangiare nel mio monolocale e quindi sono andata a fare la spesa al supermercato. Ho acquistato cose semplici e veloci come pasta, legumi, ma non mi sono privata di una bottiglia di vino rosé e del formaggio Roquefort che adoro. Il tutto ha un costo di 26,74 euro. Il secondo e il terzo giorno ho pranzato nel centro di Parigi in alcune crêperie. Nella prima crêperie ho mangiato una galette e ho speso circa 9 euro. Ho bevuto dell'acqua di rubinetto perché sì, in Francia puoi chiedere l'acqua senza nessun costo aggiuntivo.
Nella seconda crêperie ho speso 20 euro perché oltre alla galette mi sono mangiata una crêpe e in più ho ordinato un bicchiere di sidro. L'ultimo giorno ho pranzato in aeroporto e ho speso 4,50 euro per un panino. Durante le mie passeggiate a Parigi avevo sempre con me l'acqua che riempivo dal rubinetto del monolocale e poi mi sono concessa un giorno un ottimo tè verde al costo di 6 euro. Quindi per i pasti per 4 giorni a Parigi ho speso 74,74 euro. Non ho avuto costi di ingressi a City in quanto, come ho spiegato nei miei 2 video precedenti, ero già stata nella capitale francese, quindi luoghi imperdibili come il Louvre, ecco, li avevo già visitati. Veniamo quindi al costo totale del mio viaggio a Parigi. Ricapitoliamo un po' tutte le spese. Il transfer da casa all'aeroporto, quindi da Udine a Venezia, mi è costato andata e ritorno 25,98 euro. Il volo da Venezia a Parigi senza bagaglio di stiva 57,97 euro andata e ritorno. Il transfer dall'aeroporto di Charles de Gaulle alla località di Antony mi è costato 13,60 euro all'andata e lo stesso prezzo anche per il ritorno. Il monolocale con Airbnb per 3 notti 203,38 euro. Per muovermi a Parigi ho speso 22,60 euro. Per i pasti ho speso 70,74 euro. Il costo totale del mio viaggio a Parigi è quindi di 407,87 euro. Chiaramente questo è un viaggio in solitaria, se fossi stato con qualcun altro almeno avrei suddiviso le spese del monolocale. Comunque questa è stata la mia filosofia di questi 4 giorni a Parigi: risparmiare ma senza rinunciare al comfort e approfittare di vedere una bellissima capitale europea che è quella di Parigi. Spero che questa mia esperienza ti sia stata di ispirazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!